Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, la macchina che ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. È un'edizione Centauria. L'uscita è la numero 36 delle 110 previste. Siamo quasi arrivati, ci manca ancora un numero e siamo oltre poi un terzo della collezione. All'interno troviamo le paratie posteriori, o meglio questa, una, e questa che è la laterale destra, la laterale destra. E dovremmo così aver completato, una volta poi messa anche la ruota di scorta, e quando ci diranno dove andranno anche messe queste due appendici qui in acciaio, abbiamo probabilmente completato il vano baule posteriore, e c'è veramente tanto. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti. E io per forza maggiore devo ripetere sempre le stesse cose perché meno male ci sono anche persone nuove che si iscrivono al canale, e quindi devo dire che c'è una playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Iscrivetevi quindi sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente. Grazie. Sono quasi arrivato a 5.000 iscritti, vediamo se ce la facciamo nel prossimo mese ad arrivarci. E se vorrete darmi un'ulteriore mano, oltre che iscrivervi, condividete i miei video nei gruppi dedicati, e questo sicuramente mi aiuterà ancora di più nella crescita del canale. Volevo ringraziare le 35 persone che l'altra settimana hanno condiviso i miei video, grazie a tutti. All'interno troviamo due pezzi di plastica, eccoli qui, due serie di viti CM, ce ne serviranno 4, sono da avvitare nel metallo. Se vorrete potrete usare, qualora ce ne fosse il bisogno, un lubrificante per crearvi i filetti, altrimenti se vedete che il metallo è tenero non serve usarlo. E una serie di viti AP per la plastica, ve ne serviranno 4, io sono già andato ad avvitarmele qui. Attenzione, non arrivate fino in fondo, fermatevi prima, altrimenti, anche se poi non si vedrà, passerete dall'altra parte o creerete un rigonfiamento qua nella plastica. Considerate sempre che qui ci va un altro pezzo, che adesso andremo a mettere, che è questo, e quindi ci va lo spessore. Attenzione, una cosa buona quando avvitate le viti è fare questa prova qui, metterle in battuta sulla plastica, vedete, e vedere se passa dall'altra parte. Qui assolutamente non usate nessun tipo di lubrificante. Ecco qui, questo è il montaggio fino al numero 35. Io trovo che sia veramente fatto bene. Adesso metto il pezzo così, e questo devo andarlo a mettere in questa maniera. Vado a svitarmi le 4 viti AP, ecco qua.
montaggio è molto semplice. Qui potrete anche stringere perché, come avete visto, c'è il collarino qui che si inserisce all'interno di questo spazio. Se vi siete creati i filetti, la vite girerà libera e quando sentirete che vi pone la resistenza, saprete dosare la forza per evitare di danneggiare la plastica, romperla. Diversamente sentirete sempre la stessa resistenza e dovete fare molta attenzione appunto a non creare danno a questi due pezzi qui. Poi mettiamo questa, così. Ah, tra l'altro vi ho detto che vi servivano 4 viti AP, in realtà sono 5, quindi vado a crearmi il filetto anche qui perché non me lo sono creato. Come vi dico in diversi video, ricordatevi di controllarvi tutto il serraggio delle viti dei montaggi precedenti, perché vi accorgerete che la vite si assesta nella plastica, che si dilata sotto la spinta della vite che è in metallo. Questo vale anche poi quando avviterete nel metallo la vite, quindi da metallo, e vi accorgerete che riuscirete a fare ancora un po' di serraggio. Ok, mi è rimasta da mettere l'ultima vite e poi andiamo insieme con voi, perché siete parte integrante del canale, a montare questo pezzo finalmente sulla nostra parte posteriore del telaio. Ecco qui. Perfetto, ecco qua. A questo punto prendo il telaio, con 4 viti CM dovrò andarmelo a fissare qui. Io mi sono già creati i filetti, questi perni devono entrare perfettamente qui. Quindi seguo l'inserimento dei perni e poi ecco qua, vedete? La linea è perfetta, inserito tutto bene, prendo le viti CM e blocco tutto. Il montaggio è terminato, vi faccio vedere quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Poi andrò a preparare l'uscita numero 86 della Lancia Stratos, sempre edizione Centauria.
vi conviene usare un cacciavite più lungo. Io adesso userò questo solo per inserire la vite, ecco qui, perché l'altro non ha più la calamita che funziona. Ecco, qui c'è un foro che è chiuso, semi chiuso, lo allarghiamo un po', questo. Faccio prima a toglierlo. Ok. Perfetto. Ricordatevi, questo solo se vi siete creati i filetti. Girate il cacciavite al contrario, quando sentirete questo rumore, se non lo sentite non va bene ancora, vorrà dire che avete preso completamente bene il filetto e potrete avvitare correttamente senza alcun rischio di avvitare la vite storta. Avete sentito? Controllatevi queste viti, soprattutto queste viti che sono quelle che poi impediranno il movimento che non deve esserci, dove c'è la parte posteriore del telaio attaccata a quella centrale. Quindi mi raccomando, se è il caso serratele, fate attenzione a non romperle ovviamente, e poi controllatele tutte. Vi basterà soltanto farlo una volta questo, poi la vite non si muoverà più da lì. Bene, ecco qua. Qui poi andranno messi altri elementi, sarà completamente pieno questo vano motore, ammortizzatori funzionanti, ovviamente lo sterzo anche. Qui poi andrò a mettere l'interruttore generale, accensione e spegnimento. Qui ovviamente ci andrà la cassa per riprodurre l'accensione del motore, l'accelerazione e il clacson. Il musetto,
meraviglioso. 10 luci a LED garantiranno tutte queste funzioni, frecce comprese. Paracalore, perché qua sotto abbiamo la turbina. Ci sono delle attenzioni ai particolari veramente encomiabili. Io sono molto contento dei modelli, Centauri lavora veramente bene e ovviamente, come tutti noi che facciamo questo genere di modelli, sappiamo che non esiste il controllo qualità, però il pezzo vi viene sostituito. Si spera sempre che quello che poi ci viene mandato nuovamente sia privo di difetti come quello che abbiamo ricevuto prima. Ecco qua, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto e un abbraccio e come sempre volutamente dico anche un saluto a tutti i vostri cari più cari. Grazie sempre di seguirmi. Ciao a tutti.